Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi presento un marchio che fa ricambi aftermarket, ovviamente, che si chiama ATE, è del gruppo Continental. Sono molto forti nel reparto freni. In questo caso abbiamo le pasticche dei freni anteriori della Mia Punto. Poi abbiamo il Plastilubric, un lubrificante antifischio a base sintetica che migliora lo scorrimento della pastiglia. Diciamo la pasta di rame, ma non è più così. E questa è una pasta specifica praticamente per evitare i fischi e si mettono nelle zone di contatto, nei punti di contatto delle pasticche contro la pinza. Abbiamo anche i dischi. In questo video io vi mostrerò solo ed esclusivamente il cambio pasticche e in un prossimo video vi farò vedere anche la sostituzione dei dischi. Vi farò vedere se è necessario e il perché. In descrizione ovviamente trovate come al solito tutti i link a riguardo, quindi sia del gruppo ATE che di Continental. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, un like e di condividere questi video. Ok, io ho già smontato la ruota per fare un po' prima e vi faccio vedere quali sono esattamente i passaggi per fare una sostituzione delle pasticche in maniera veloce e agevole. La parte più complessa di tutto il lavoro è una sola, cioè staccare diciamo la pinza dalla sua sede, cioè perlomeno questa parte qui che tiene ferme le pastiglie. Per farlo qui dietro c'è una vite, sono tutte uguali, a volte ce ne sono due, in questo caso ce n'è una e la mia brugola è da 8, una brugola abbastanza grossa da 8. Se non vi va via, se vedete che fa fatica a uscire, ho lo Svitol Silicone che è quello che poi si andrebbe a mettere comunque dopo, o comunque un lubrificante siliconico, perché qui ci sono un po' di gommine e si potrebbero rovinare. Se non riuscite si mette la brugola così, magari con un crick si spinge da sotto e si cerca di svitare in maniera da fargli fare questo movimento, oppure a martellate in maniera molto più ignorante. La mia è abbastanza morbida adesso e la possiamo svitare perché è ben lubrificata. Vedete che da qui si comincia a separare. Questo qui va all'interno, è un cilindro che va all'interno di una gomma che si potrebbe lacerare in questa fase di smontaggio, quindi il consiglio è lubrificarla bene. Mi raccomando, base siliconica o un lubrificante al silicone. Adesso è staccata perché vedete che c'è del movimento. Per staccarla del tutto e per rendere più facile lo smontaggio conviene togliere anche questo piolo che c'è qua sotto dove la pinza si appoggia. Prendiamo una pinza, vediamo semplicemente c'è un fermino, ok, e questo adesso dovrebbe venire via. Se non viene via così, piccola martellata ed è questo, vedete qui c'è il foro. Questo poi, tutte queste parti qui pulitele, mi raccomando, e adesso dovrebbe venire via tutto abbastanza facilmente. Ok, e infatti viene via tutto. Attenzione perché qui c'è il tubo dei freni, se lo tiriamo rischiamo di fare danni, quindi il tubo di freni non va mai tirato, mai. Quindi quando fate questo lavoro qua ci dotiamo di un laccio qualsiasi, una corda che possa passare qui all'interno e agganciare la pinza dei freni a qualcosa tipo l'ammortizzatore in maniera da tenerlo così. C'è questo fermo qua, per toglierlo attenzione perché va infilato un cacciavite e tirato verso il fuori, mettete una mano, ok, e adesso è partito, ma non c'è partito in faccia. Attenzione perché vedete, prima vi spiegavo che qui c'è questo cilindretto va tenuto ben lubrificato, quindi ho il mio lubrificante siliconico un po' da questa parte e un po' da questa e gli faccio fare i movimenti. Guardiamo, vedete che gli faccio fare avanti e indietro perché lì dentro deve scorrere. Qui abbiamo il pistone che spinge le pasticche una contro l'altra, praticamente se la spinta è soltanto da questa parte. Ci sono delle pinze ovviamente a 4 pistoni e a più pistoni anche da una parte e dall'altra per garantire ovviamente una frenata molto più decisa. Per quanto riguarda il freno a disco, se andiamo a pulire bene sopra, ma ve lo farò vedere nel video in cui cambierò il freno a disco, troverete una scritta con il millimetraggio minimo che deve avere il disco. In questo caso c'è dello scalino, effettivamente sono da sostituire, e le pasticche in realtà non sono da sostituire, queste sono delle pasticche che possiamo tenere anche per un altro po' di chilometri. La prima cosa da fare è andare ad aprire il serbatoio del liquido, andiamo ad aprirlo in maniera che quando spingiamo il pistone l'olio possa tornare un po' più su a livello e poi vediamo se è abbastanza, ma in questo caso vedo che è sufficiente. Poi faremo anche un test con una pinza del genere, indietreggia, ok,
se io già lo tengo così e lo comprimo, lui torna indietro quei millimetri che mi servono. Ovviamente se le pastiglie sono super sottili, che sono proprio arrivate, io dovrò tirarlo indietro di parecchio, perché comunque la pasticca nuova sarà spessa così, se non di più. Ma il pistone vedrete che sarà molto più avanti. Una volta che è tornato indietro in questa maniera qui, noi siamo praticamente a posto. Puliamo sempre tutto il più possibile. Guardate quanta polvere fa soltanto a dargli una leggera passata. Attenzione a non andare sulle parti in gomma, che sono qui all'interno. Ad esempio c'è una membrana di gomma tipo quella che vi ho fatto vedere prima di questo pistoncino. Tolto il grosso e adesso posso montare le pasticche nuove. Come vedete qui c'è uno scanso proprio per la pasticca, ok? Quindi facciamo prima non ad appoggiarle qua dentro è complicato, le mettiamo direttamente sul freno. Andiamo a prendere i ricambi. Gruppo ATE. Cosa troviamo all'interno? Troviamo le 4 pasticche e il libretto di istruzioni in fondo. Vedete, le pasticche sono praticamente identiche. Sul sito internet praticamente trovate tranquillamente tutti i riferimenti per la sostituzione per la vostra automobile. In questo momento qui questa sostituzione non andrebbe fatta. La facciamo per vedere come, perché vi volevo far vedere un po' come funzionava la sostituzione delle pasticche dei freni. Andiamo ad utilizzare la nostra pasta che serve a non far fischiare i freni, quindi li andiamo a mettere nei punti di contatto qui. Non serve fare i mappazzoni quelli su tutta la pastiglia e fare un casino tremendo, perché le parti che non sono a contatto non ha senso lubrificarle in questa maniera. E mettiamo la nostra pasticca. Vedete che adesso è a contatto, ma non farà quell'effetto fischio mentre si va. E andiamo a inserire anche l'altra. Ok, a posto. Sappiamo invece che una volta che reinseriremo questa, i punti di contatto saranno in queste zone, quindi anche qui, di qua, di là, di qua e di là. Prima di andare a reinserire la nostra pinza, ricordiamoci del nostro piolo, quello che va messo qua sotto, quindi lo reinseriamo perché ci si appoggia la pinza. Attenzione al buco, perché ci rimettiamo il nostro fermo. Eccolo, abbiamo fatto. Questo scanso qui si va ad appoggiare proprio lì. Mettiamo il lubrificante anche sul bordo del pistone. Prima puliamo e poi lo mettiamo anche sul bordo del pistone. Tiriamo indietro la nostra vite, piccola botta e torna tutto in bolla. Una piccola avvitata iniziale, qui è già entrato. Ora quello che manca, se vi ricordate, è il nostro fermo. Il fermo ha una parte più grossa, questa qui, che va verso l'alto. Anche sulla molletta mettiamo del lubrificante antifischio nella parte interna, dove andrà a contatto con le pasticche. Vedete, qui ci sono le pasticche, questo si mette verso l'alto, l'altra parte sotto va spinta dentro. Un po' di forza, si spinge così. Allora da qui non fidatevi, perché potrebbe stare storta. Allora gli date una piccola martellata. Se vedete qui c'è la parte che esce fuori, vedete che sta staccata. Per essere sicuri, 2 martellatine, e questa va leggere ovviamente, e questa va perfettamente nella sua sede, ok? E questo si muove sotto così. Siamo a posto, abbiamo finito. Ricordatevi di mettere un lubrificante siliconico qui nel cilindretto, in maniera che dentro questo gommino riesca a scorrere facilmente, e anche per una prossima sostituzione viene fuori facilmente, perché se no questo cilindro qua è di metallo contro la gomma, se è secco non scorre, e quindi una volta che lo togliamo si spacca la gomma e dobbiamo sostituirla. Tutto è sostituibile, ovviamente non dovete cambiare pinze eccetera, perché qui di queste cose qua ci sono i ricambi anche del pistone e anche della gomma all'interno del pistone che gira intorno al pistone. Ragazzi, io spero di essere stato utile. Ovviamente ricordatevi che questi ricambi li trovate sul sito internet di ATE. Il sito ve lo lascio in descrizione. Prossimamente uscirà il video sul freno a disco e sui freni a tamburo, ok? Quindi vedremo una sostituzione molto celere di tutto il freno a tamburo, perché loro forniscono dei ricambi già, diciamo, preconfezionati, per cui si fa plug and play e via che si va. Vedremo anche la sostituzione ovviamente importantissima del liquido dei freni. Io vi rimando a tutti gli altri miei video, iscrivetevi al canale e seguitemi sui social TikTok, Facebook e Instagram. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!